Ciao a tutti, ben ritrovati, come state? Qui tutto ok? Allora, sono all'inizio del secondo inserto del Jan Journal Vintage. Chiedo scusa se divido i video, ma come vi ho spiegato nell'altro video, volevo essere anche io più agevolata nel mandarli, caricarli su YouTube, quindi portate pazienza, mi è più facile in questo modo. Allora, come vi dicevo, ho iniziato il secondo inserto, ho deciso con questa pagina di calendario dell'erbolario che tutti conosciamo, l'ho piegata un pochino in dentro facendo una taschina e poi ho messo semplicemente un foglio di questi qui tatuati, io li chiamo così, col centrino, è un foglio singolo che mi piaceva mettere qua così, semplice. Poi ho fatto una semplice tab e poi ho fatto questo porta tutto a scalini così, e magari vi farò vedere con che semplicità si fa, magari l'avete già intuito, E questo è un frammento di busta proprio delle poste, l'ho ricoperto con una pagina di libro, gli ho messo dentro questo bigliettino che mi piaceva, la scritta che usciva qua così. Non so ancora se gli farò dell'altro al bigliettino o lo lascerò così semplice, e ho messo un po' di roba così, basta. Ecco, ho fatto degli angolini con la carta, sempre la stessa carta dei fogli, un po' di stencil, e qui stavo facendo questo abbellimento qui. Allora, un'amica, Cristina, che saluto e ringrazio, mi ha consigliato di guardare i video di una creativa che si sta impegnando a fare print, ecoprint. Sembra che la stampante non sia ancora connessa. Certo. Prova a chiedermi di trovare la tua stampante. Ecco, stop. Mi è venuta la bella idea di chiamarlo in questo modo, Alexa qua. Allora, stavo dicendo ecoprint, no? Adesso parte di nuovo, no? Ok. Allora, ho provato e vabbè, dai, non vengono malaccio. Vi metto il link del suo video nell'info box, perché è assurdo che vi faccio un video così. Questa è la mia pianta giapponese, che devo dire che è quella che si è comportata meglio. È proprio carino, e si fa semplicemente mettendo, ve lo spiego in 2 minuti, anzi meno, si mettono le foglie fresche appena raccolte, diciamo, con il loro succo sopra il foglio, tra 2 fogli, così. Io ho fatto un foglio perché la Big Shot, la mia almeno è piccola, forse ce ne sono di più grandi, non lo so. Si passa sotto semplicemente schiacciando queste foglie qui. Cosa succede però? Che avendole schiacciate, avendo perso il loro io lo chiamo succo, lo so che non si chiama succo, le foglie iniziano già quasi a essere pronte, diciamo, per i nostri abbellimenti. Forse servirebbe metterli un po' in mezzo a un libro, non sarebbe male, però ok, perde un po' il colore, insomma, io l'ho spatasciate col Vinavil, e questo qua è uno scontrino che io ho passato col prodottino. Ho messo una stampatina, lo scotch sempre vintage, e adesso ho preso un pezzo di carta di qualche imballaggio, non mi ricordo più cosa, sarà l'insalata forse. Gli ho fatto uno zigzag che è bruttissimo, perché la mia macchina da cucire non ce la fa più. Ho evidenziato con un pantone, questi qui di Tiger che sono indelebili, ho evidenziato l'ingresso, diciamo, e non voglio farci altro perché mi piaceva proprio così, trasparente. E adesso ho fatto un po' di stencil qua sotto, e adesso voglio attaccarla, togliamo questo da sotto, lo salviamo, il più in alto possibile, perché voglio che spennacchi un pochino, e il più a sinistra possibile, perché mi piace questo contrasto, note musicali, foglia, mi piace tantissimo, lo trovo davvero molto romantico. Quindi, tenendo lo scontrino così, qua c'è anche la tea bag, no, non si chiama, no, è il filtro del tè. Lo voglio tenere così, con un po' di rischio, perché voglio attaccarlo della misura giusta, voglio proprio che stia così al bordo.
e se tolgo questo non riesco a regolarmi, quindi vado con Flash Bond, ovviamente un aceto vinilica, cercando di beccare il più possibile lo zig zag, perché se no la colla si vedrà tantissimo, e se si vedrà tantissimo metterò qualcos'altro, del pizzo ad esempio. Ok, quindi più in qua possibile, va bene, togliamolo, e così facendo gli ho lasciato anche lo spessore giusto, per poter infilare tutto sta cosetta che è un po' paccioccosa, no? Vedete, così entra con facilità. Teniamolo un po' più su prima che si incolla, e mi piaceva davvero tanto questa cosa, in più poi sporgerà un po' all'esterno e mi piace anche questo. Ok, questa qui poi lo vedrete perché farò il flip through, però praticamente, per farvelo vedere subito, la foglio di erbolario è così. Io qui ho incollato per fare la taschina alla pagina di libro, ma da questa parte l'ho lasciata libera, l'ho lasciata proprio libera, e gli ho fatto questa cosa qua. Questo è un altro ecoprint con il pino, e dovreste sentire il profumo che sprigiona questa pagina, proprio di pino, molto buona. Mentre passeggiavo con Maya ho rubato un pezzo di pino in giro. Chissà chi mi vede cosa pensa, vabbè. Ok, quindi siamo a questo punto. Qui sporge un pochino la pellicola, magari poi la taglio. Guardate che mi piace, scrocchia sempre tutto, mi piace. Allora, quindi a questo punto la music paper, non mi viene il nome in italiano, lo metto così, lo lascio così. Qui ho preso questa taghina che avevo fatto, sì, comunque una fustella a tag. La voglio mettere con una piccola belly band, questa qui, che è un frammento degli angolini che ho fatto sotto, e niente, faccio una piccola belly band, magari anche così. Tanto spazio più di tanto non ne porto via, perché poi volendo io non ci faccio niente qui, quindi resta colore su colore. È simpatico continuare magari a scriverci e infilarci questa così per un altro po' di journaling, quindi la metto così, molto semplice. Intanto incollo le punte qui, la metto un po' così di sbiego, e tolgo questa stavolta la tolgo perché no, la tolgo dopo, perché deve essere ben piatta, altrimenti non mi tiene ferma la tag. Ok, qui vado di Flash Bond, che sono più sicura, va? No, più bello di qua, la estraggo così, la attacco il più piatto possibile. E qua mi va bene così. Proseguiamo. Allora, qua voglio inserire ancora una pagina. Lascio tutto così, credo, perché poi però voglio inserire questa pagina che ho fatto recuperando tutti i... Intanto ne metto solo un pezzo, stavo pensando di metterla così, proprio orizzontale, quindi cerco di raddrizzare un pochino. Ora taglio qui all'incirca, questo per qualcos'altro, anche qua. La mia idea inizialmente era questa qua. Interessante come va a finire anche di qua. Potrei anche dargli un tono con questi angolini, dai, su tutte le pagine. Molto carino. Per il momento va bene così. Stavo pensando qua di andare a fare di nuovo un po' di cucitura. Gli faccio qualche macchiolina qua, così col vintage photo.
Allora, quando pulisco gli stencil faccio così, proprio con lo straccio bagnato, così avrò un pezzettino di carta con un po' di background, mi interessasse, c'è. Ok, ho girato la pagina, adesso vado assolutamente a fare un po' di zig zag qui. Mi piace perché almeno non vado a invadere altre pagine, perché resta proprio, cioè essendo che questa pagina la terrò piegata, mi piace, quindi vado a fare un semplice zig zag, oppure meglio ancora un po' di ondulato. Dunque l'ho riquadrata così, mi piaceva questa cosa. Mi piacerebbe anche sapere cosa ha la mia macchina da cucire, che poverina non ce la fa più, mi sa che alla sua età c'è poco da pensare. Allora voglio andare a metterci delle perline su questi fili che ho lasciato, molto semplicemente. Allora sto attaccando 3 perline usando questo attrezzino, siccome ci sono 4 fili un po' corti e voglio usare quelli, ma vogliamo mica mettere altri fili, no? Vado a fare sto triplo lavoro, se non scappa l'unica che sono riuscita a mettere. Tiro dentro i fili, sono dentro tutti, sì, e poi infilo la perlina. Ok, adesso col Vinavil vado a formare una pallina qua sotto col filo stesso. E vado a attaccargli un filo qui. Ok, così non si vede più, non tanto, almeno quella pallina brutta. Adesso ci infilo ancora un pezzo di filo. Così. Voilà. E li disfo, lo faccio tutto uguale. Vediamo se ok, è carino. Allora, da questa parte invece voglio metterci questo nastro, così lo cucio a macchina con un punto dritto ai 2 lati. Potrei anche incollarlo, ma è più carino a macchina, dai. Però per cucirlo vado prima a metterci un pochino di colla, così lo fisso qua in centro, se no impazzisco, si sposterebbe tutto. Così, collo, eccoli. Stavo pensando di arrivare a metà di qui, dai. Questi qui sono quelli lì che ho comprato al mercatino dell'antiquariato, Ok. Così in teoria cucendo dovrei centrarlo da tutte e 2 le parti, giusto? Ah, potrei lasciarlo un po' lungo qui. Dai. Un fiore. Sì. Ci piace. Allora, vediamo se mi viene in mente qualcos'altro. Perché questo spennacchia poi giù così, insieme quasi a questo. Peccato che c'è un fiore in mezzo, vabbè, non fa niente, dai, da colore potrei infilarci qualcosa.
anche solo una clip, aspetta, vediamo se è bello, una guccetta. Devo però, non ci sta tutta, quindi cioè non riesco a infilarla completamente, non arriva al fondo, quindi la pinzerò un pezzo, lo faccio subito perché poi una volta cucita non credo che sia più così facile. Così, indietro, è così, e poi ci attaccherò qualcosa, un ciondolino, qualcosa. Carina, sì sì, vado a fare la cucitura. Io ho questa forbicina qui che me la vedo tanto bene qui, mettiamo un anellino, eccoci. Io andrei sempre su questi un po' dorati, un po' bronzo. Vediamo se ci sta, perché sì, dai, è simpatica, può essere. Poi faccio sempre in tempo a cambiare idea come al solito. Sapete che vi dico, sul retro che resta questa striscia vado a mettere sempre uno di quei pezzi che ho comprato, perché mi piace, è flashante, però mi piace un sacco. Però questa volta lo incollo, ma lo faccio subito. Potrei farlo anche da rilegato questo, però poi mi dimentico. Potrei anche farlo spennacchiare, no, perché dietro è brutto, no. Allora così proprio arrivo a filo dell'altro, un pochino più lungo, qua, là, qua, là. Flash bond. Ciao Monella, c'è Maya che mi guarda. Così. Flashante. E poi qui sta diventando già abbastanza interessante, trovare questi nastri, queste decorazioni, e devo ancora rilegarlo, pensa. Quindi qui va bene così. Lasciamo qualche pagina, ma perché tanto devo ancora ripassarci, andavo più che altro a cercare dove ci sono da fare cuciture, che voglio fare cuciture, che poi dopo, una volta rilegato, un po' un problema, decidere un po' queste cose qua. Allora anche qui volevo cucire qui così. Da questa parte voglio lasciare questa taschina, questi qua sono i fogli, quella ricevuta che vi avevo mostrato. L'ho semplicemente piegato in così, e poi qua quando ci arriverò vedrò, a meno che non voglio fare lo stesso identico ragionamento, e allora se vado a cucire mi conviene fare che cucire tutto. Io qua volevo stropicciarlo un po' così, e potrei anche praticamente cucirlo così, vedere cosa viene cucito proprio malamente. Non metto colla, se no la mia macchina impazzisce. Vado a cucirlo così. Facciamo sta cosa un po' come si chiama? Va bene, però non devo allargarmi tanto, quindi cucio e poi il resto lo incollo. Ho fatto lo zigzag, come potete vedere. Qui potremmo farlo rosa, un po' di questo, tanto per sdrammatizzare un po'. Sono sempre dell'idea comunque di incollare qua, di non lasciare sti pezzi, almeno questi, ok, va bene. E stavo pensando comunque di fare anche qui uno stencil. Allora faccio il fiore e una farfalla. E una farfalla qua, così magari anche qua un pezzo.
sempre rosa, che poi è Victorian Velvet. Mi sembra che possa andare, eh? A me piacerebbe mettere anche qualche numerino qui, qualche etichettina con un numeretto. Vediamo un po' queste che sono un po' sul verde. Non si vede neanche. Dai, metto questo affare qua. Lo faccio rosa? No, dai. Facciamo tutto rosa adesso. Così. Così. E poi metto un timbrino prima da attaccare. No, però questo non metto il timbrino perché c'è scritto nome, data. No, non metto numerini, lo metto semplicemente così perché non mi dà senso, perché i miei numeri sono grossi. Questo qua è una piccola, è una miniatura in sostanza. Non mi piace mettere il numero grosso. Così. Così. Allora. Arrivando, ho lasciato qualche pagina, poi vedrò. Questa è una bella decorazione. I fili poi vedo, qua è bello pasticcioso, qua sicuramente metterò poi dei pizzi, beh sì, quindi vado sempre nelle pagine piegate perché là trovo la mia ispirazione. Allora voglio fare qualcosa con questa bustina che è del bicarbonato, la vorrei lasciare un po' come la sua natura, un po' così spiaccicosa, così disordinata, diciamo, appiattirla perché sennò viene troppo spessa. Dopo vorrei proprio metterla così, anche che scende giù, e magari che si alza così in modo che non porta via spazio alla pagina. Dai, decoriamola. Allora, ho deciso, metto questo qua, questo megapizzo, lo taglio lì e adesso vado alla macchina da cucire e lo cucio qui e qui. Eccoci qua. Adesso con un semplice pezzo di carta vado a piegarlo e lo metto qui, no, per così, praticamente lo incollo alla busta e poi al pezzo di carta in modo che si possa girare la busta. E quindi adesso però prima devo decidere se farci qualcosa qui, quindi vado prima a incollare questa parte qui, giusto? Perché poi si deve aprire in fuori, quindi incollo qui. Così almeno poi attaccandola alla pagina si gira. Però facciamo un po' di qualcosa di carino a questa busta. Ho sempre le nostre note che magari metterei come base, anche se non è a tutta busta, va bene. E la strappiamo così e la attacchiamo proprio così, vediamo cosa ne esce. Importante coprire un pochino questo, ok, bella pacioccosa. Poi infoglio questo, ovviamente la data, anche solo così una parte. Vintage, facciamo rosa. Io parlo di rosa ma è Victorian Velvet, allora io lo attaccherei con un po' di scotch, quello vintage, proprio così, tranquillo, così e sotto. Allora innanzitutto poi ci metteremo anche qualcosa dentro,
Questo poi verrà così, si gira e si può scrivere. Io per il momento non ci metto altro, però lo attacco, così poi sono a posto. Ma metto sempre questa perché questa è carta colorata con l'avocado che mi era stata regalata, e ho notato che il Vinavi sopra qua non attacca. Ok, allora quindi sto pasticcetto qui l'abbiamo fatto. Forse converrebbe questa pagina girarla da questa parte. Sì, forse sì, e inverto le pagine perché questo al centro preferisco che stia in dentro, così, che va anche bene. Ok, procediamo. Siamo a metà inserto. Allora c'è ancora questa parte di qua che io lascerei più semplice. Potrei fare una doppia tasca, o lo lascio per scrivere una volta. Devo sempre farci qualcosa su queste pagine, magari no, sapete che faccio? Io lo lascio così, anche questo, cioè da questa parte di là l'ho decorato, gli ho fatto cose, qua io lo lascerei così, farei qualcosa piuttosto sulle pagine e quindi lascio in sospeso perché adesso cuciture qua no, allora questo anche lo voglio lasciare così perché tutte le volte ci faccio cose. Questo comunque non cuciture. Andiamo a vedere bene come risulta tutto. Ecco, questo qua è troppo un paciocco, questo è andato a cadere in un brutto punto. Vediamo di qui cosa avevo fatto. Di qui mi piaceva molto perché infatti l'avevo inserito proprio per dare un po' di movimento qua, però qui non mi piace, quindi quello che potrei fare è innanzitutto tagliare sta pagina, sì, perché è questo che dà fastidio. Sì, la taglio perché non mi piace, mi piace molto dall'altra parte ma non di qua, quindi via questa pagina. Tutte cose che potrei fare dopo, forse farei meno pasticci, portiamone via un pezzo, quindi andando qui mi piace di più. Ok, io direi che anche questo per il momento di cuciture non ne farei, quindi posso procedere col terzo inserto. Allora andrò avanti un pochino e magari adesso vi saluto perché secondo me è già venuto un bel video abbastanza lungo. Questo qui io direi che è meglio tagliarlo prima che mi venga in mente di attaccare altre cose. Ecco, e niente ragazze, fatemi sapere se come sto facendo vi piace, se è di vostro gusto o fareste dell'altro un po' meno pasticciato. A me stanno piacendo tantissimo queste cose, e infatti l'altro giorno vi ho fatto un discorso che avrete detto: ma che stai dicendo Milena? Parlando delle pagine scomposte vi avevo detto, sono andata sull'argomento del prossimo Jan Journal che voglio fare, no? Che è tutto pizzi e pizzetti, e voi giustamente avrete pensato cosa c'entra con le pagine sconnesse, perché oltre la spina, che non è una spina, è semplicemente
una roba ripiegata e quindi già non è squadrata. Voglio lasciare anche le pagine tutte un po' pacioccate, non ordinate, no? E quindi voglio sapere un vostro parere. Adesso che mi sono spiegata, vorrei sapere cosa ne pensate. Ditemi un po' se vi piace quel genere. E niente, va bene. Vi saluto qui. Vi ricordo sempre di lasciarmi una spolliciata. Se non siete iscritti, di iscrivervi. Lo so, vi sto nauseando con questo discorso, ma ci tenevo a dirvelo ancora. Niente, vi mando un mondo di baci e tanta positività e ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti!